Ciao a tutti, ben ritrovati. L'obiettivo di noi che coltiviamo piante a scopo ornamentale è quello di avere piante belle, e piante belle si ottengono se vengono rispettate le loro esigenze fisiologiche. Per ottenere piante belle e rigogliose dobbiamo anche difenderle dalle avversità. Oggi parliamo proprio di questo argomento, avversità delle piante. Dobbiamo sapere che il primo concetto è quello della prevenzione. Dobbiamo garantire alle nostre piante la giusta collocazione, l'abbiamo visto in un precedente video, quindi luce, temperatura, aereazione e eventualmente anche la legatura. Se io metto una pianta all'esterno e so che è soggetta a colpi di vento, a temporali, devo anche procedere alla legatura per evitare che cada. Devo procedere a una corretta concimazione, garantire un terreno ottimale che contenga dell'aria, adesso torniamo su questo concetto, praticare una corretta irrigazione, evitando ristagni. I ristagni sotto il vaso, che l'acqua sotto il vaso è sinonimo sicuramente di malattia di una pianta, perché il fatto che l'acqua persista nel sottovaso significa che va a occupare anche gli spazi che dovrebbero essere destinati all'aria, perché le radici devono respirare. Se le radici sono inzuppate, sono in un terreno completamente bagnato, che quindi è asfittico, vanno sicuramente incontro a marcescenza. Dobbiamo poi fare una diagnosi nel momento in cui la nostra pianta manifesta alcune malattie. E come possiamo procedere? Con una diagnosi fai da te, usando libri, riviste, internet, oppure rivolgendoci a degli esperti se vogliamo essere particolarmente sicuri della diagnosi. Le principali malattie delle piante si dividono in fisiopatie, infezioni e infestazioni. Tra le fisiopatie citiamo solamente la clorosi, che può essere dovuta a un errato pH del terreno oppure alla mancanza di microelementi, in particolare del ferro. Nell'ambito dei batteri abbiamo il colpo di fuoco batterico, che colpisce soprattutto le rosacee, ad esempio il piracanta, il pero. È una malattia molto importante, molto dannosa, che secondo del grado di gravità della malattia può anche comportare la necessità di distruggere la pianta. Poi abbiamo tutti sentito in questi anni il problema della xylella dell'olivo, anche quello è un agente batterico. Nell'ambito dei funghi abbiamo tantissime possibilità di malattie a livello delle radici, come ad esempio la fitoftora. La zalea, ad esempio, è molto soggetta a questo tipo di malattia. Abbiamo funghi che colpiscono il fusto, ad esempio si manifestano con dei disseccamenti. Abbiamo tantissime malattie fungine che colpiscono le foglie. In genere si presentano come macchie oppure una patina biancastra nel caso dell'oidio. Ci sono anche delle malattie virali nell'ambito delle infezioni, che sono le malattie virali in genere si manifestano con stentato crescimento, una colorazione alterata delle foglie, e qui purtroppo di cure ce ne sono poche o nulle, bisogna scegliere varietà resistenti al tipo di virus o addirittura procedere alla distruzione della pianta nel caso in cui abbiamo questo tipo di malattia. Allora, per quanto riguarda le infestazioni, abbiamo gli insetti, afidi, cocciniglie, aleurodidi, bruchi, oziorrinco, tignole, minatrici. Poi abbiamo anche gli acari, il ragnetto rosso, poi abbiamo dei nematodi che determinano in genere l'ingrossamento delle radici, colpiscono in particolare l'apparato radicale, e poi abbiamo la possibilità di essere danneggiati dalle lumache, che anche loro si dividono in quelle senza guscio, le cosiddette limacce, oppure con guscio, possono essere piccole e grandi. Io noto che mi fanno più danni le lumachine piccole che si nascondono tra le foglie che non quelle grandi, che sono più facilmente visibili e facilmente asportabili. Un capitolo importantissimo è quello degli insetti. In pratica le nostre pianticelle, i nostri bonsai possono essere colpiti dagli afidi. Vediamo qui un esempio, oppure qui vediamo un esempio di oziorrinco. Questo è un insetto che fa dei danni sia allo stato adulto sia allo stato larvale, perché
le larve rosicchiano le radici. Allo stato adulto si riconoscono i danni da oziorrinco perché fa proprio delle rosure semicircolari sulle foglie. Qui abbiamo un esempio di cocciniglie che si applicano al terreno. Vedete come sono strane, non si vedono né zampe né capo, torace, addome come in genere è diviso l'insetto, ma sono insetti e hanno un apparato pungente succhiante per cui inseriscono il loro stilo all'interno della pianta e continuano a succhiare linfa. Allora, per quanto riguarda, ci sono anche le minatrici fogliari nell'ambito degli agrumi, che sono quelle piccolissime larve di lepidotteri che vanno a inserirsi all'interno del mesofillo fogliare, cioè tra una lamina e l'altra della foglia, scavano delle gallerie e sono riconoscibili proprio perché sembra un tratteggio serpentino, e tant'è che si dice anche minatrice serpentina degli agrumi. Io direi che per oggi è sufficiente questo argomento. Passiamo magari a trattare la cura delle malattie con i vari metodi possibili in un prossimo video. Vi ringrazio e vi saluto.